Immagina di entrare in un Konbini di Tokyo, il tipico convenience store giapponese, dove tra scaffali pieni di snack, bibite ed altre cianfrusaglie trovi il souvenir perfetto da portare a casa, una rivista manga, e nel mentre la sfogli non puoi fare a meno di notare un titolo che parla di qualcosa di completamente diverso dal solito, bodybuilding, ma proprio come un culturista che si prepara per il grande giorno, questo manga non è destinato a passare inosservato. Nonostante il suo tema audace, Macho Max non avrà la fortuna che merita e finirà per essere una meteora nel firmamento dei manga. Pubblicato inizialmente sulla rivista Manga Sunday, un nome che oggi suona ormai lontano, Macho Max sembra destinato a rimanere una curiosità poco più che dimenticata, con un'avventura editoriale fatta di cambiamenti di nome, sospensioni e ulteriori difficoltà. Tuttavia, con una seconda vita che non smette di sorprendere, il manga risorge nel mondo digitale. Rilasciato su Amazon Japan alla modica cifra di 11 yen, diventa una perla nascosta per chi sa dove cercare, e per chi, come me, ha avuto la fortuna di imbattersi in questo manga, è diventato uno degli acquisti più soddisfacenti di sempre. Allacciate le cinture perché in questo video vi porterò alla scoperta di Macho Max, un manga che mescola bodybuilding, umorismo e riflessioni esistenziali. L'opera nasce come un esperimento editoriale all'interno di Manga Sunday, una rivista che negli anni ha ospitato titoli di autori di spicco come Yoshiharu Tsuge, una delle icone del fumetto Gekiga, e il controverso Hitler di Shigeru Mizuki. In mezzo a questi lavori, Macho Max si distingue per la sua proposta audace, portando l'argomento del culturismo nel mondo dei manga, un terreno ancora poco esplorato. La rivista ospitò i primi capitoli con il suo titolo originale, che sarà poi successivamente modificato e riorganizzato in un secondo arco narrativo, Macho Max Reborn. Nonostante l'interessante proposta, la serie non ebbe il successo che meritava, rapidamente sospesa. La vera rinascita del manga arrivò solo quando fu digitalizzato e pubblicato su Amazon, ad un prezzo incredibilmente basso che lo ha reso un vero e proprio cult, perché ha deciso di dargli una possibilità. Sugli autori purtroppo non sono riuscita a trovare molto. Lo sceneggiatore, Murakata Junko, risulta una figura misteriosa nel panorama fumettistico, con poche informazioni disponibili sul suo conto. Ciò che sappiamo è che ha scritto principalmente negli anni '80, con una carriera che ha visto la produzione di solo un altro paio di manga. Il disegnatore invece, Kimura Tomo, ha una lunga carriera alle spalle, che lo ha visto esplorare vari tipi di narrazioni e stili. È stato attivo soprattutto tra gli anni 80 e 90, lavorando in una vasta gamma di generi, da storie action a commedie fino ad arrivare a racconti storici. Prima di immergerci nelle vicende principali di Macho Max, è interessante notare come il manga si presenti fin dal capitolo pilota, un episodio che getta le basi per molti dei temi che seguiranno. In questo capitolo vediamo un tizio in palestra che ammira l'aumento delle dimensioni del suo tricipite, quasi ossessionato dal fatto che i suoi vestiti da ufficio, cuciti su misura, gli vadano ormai stretti. Questo dettaglio mi ricorda la fisicità degli atleti dell'Olimpia. Rappresenta un preludio perfetto per il mondo dei bodybuilding che il manga esplorerà. La scena di una sfida tra un giovane ragazzo e il proprietario della palestra a suon di panca introduce immediatamente il contrasto generazionale, simbolo della lotta tra nuove e vecchie generazioni. In questo modo, il capitolo pilota non solo anticipa le tematiche principali, ma introduce anche l'ironia che permea la serie. La storia ruota intorno a Saburo, un ragazzo al primo anno di università che vive una vita fatta di pigrizia e disinteresse per la cura di sé. Un incontro casuale con un misterioso personaggio lo porta a entrare nel club di bodybuilding, dove scoprirà la dura realtà della preparazione fisica per le gare di culturismo. Sebbene all'inizio il suo corpo sia tutt'altro che perfetto, anzi è ridicolo, il protagonista si rende conto che per attirare l'attenzione delle ragazze deve cambiare il suo aspetto fisico e diventare muscoloso. La storia si divide in due archi narrativi principali. Il primo, Macho Max, va dal primo capitolo al sesto, mentre il secondo, Macho Max Reborn, comprenderà gli ulteriori capitoli dal settimo al decimo. Nel primo arco, il protagonista è alle prese con allenamenti estremi, diete rigorose e la preparazione per una gara di bodybuilding, con tutti gli stereotipi che ne derivano. Il culturista rinato che era stato preso di mira dai bulli, la dieta da fame e le pose obbligatorie. La serie si prende gioco di alcuni aspetti, quali l'uso di shakes energetici improbabili, e lo fa con un tono ironico, ma anche realistico quando si tratta delle difficoltà psicologiche legate alla preparazione. Il secondo arco narrativo si concentra su un protagonista che, post gara, si rende conto di
di quanto il bodybuilding sia effettivamente un atto di autogratificazione. Le riflessioni sul corpo, sull'immagine fisica e sull'autostima prendono il sopravvento e il manga esplora anche la rivalità tra bodybuilder e arm wrestler in una sfida per vedere chi fa più colpo sulle ragazze. Un aspetto particolarmente interessante è come il manga affronti il contrasto tra forza fisica e estetica del corpo, ponendo domande su quale sia veramente l'aspetto più apprezzato dalle donne e dalla società in generale. Dal punto di vista grafico presenta uno stile che sembra provenire direttamente dagli anni '80. Il tratto è caratterizzato da ombre marcate, corpi muscolosi e stilizzati, specie quando si tratta degli atleti più avanzati, e figure comiche, come quella del protagonista, goffa e impacciata. Le copertine dei capitoli strizzano l'occhio ai manuali di Delavrier e sono un chiaro omaggio al mondo della cultura fisica e al fitness. La descrizione della fase di prep risulta descritta in maniera pressoché maniacale. Gli allenamenti di Saburo, le sue difficoltà nel seguire una dieta severa, le sfide psicologiche legate alla fatica fisica e mentale sono descritte con un'incredibile precisione. Dal pesarsi la mattina a stomaco vuoto, alla sauna suit, agli allenamenti fluff and pump, il manga non fa sconto a nessun aspetto di questo mondo, ma al tempo stesso riesce anche a trasmettere una vena comica, soprattutto quando il protagonista si trova a dover affrontare situazioni esagerate o semplicemente ridicole, come il tè con esattamente 5 grammi di zucchero all'interno, o le posture impossibili delle pose di gara. Una piccola critica che si potrebbe fare al manga è che, nonostante sia presente una gara di bodybuilding, non viene fatto nessun riferimento al tanning, la bronzatura che invece è parte integrante delle competizioni reali, né tantomeno all'uso di anabolizzanti. Il focus sembra più sulla dedizione e sulla disciplina, piuttosto che sugli aspetti più controversi. Ora, se siete giunti fin qui e non volete rovinarvi la sorpresa finale, vi consiglio di fermarvi subito e di arrivare al minuto che vedrete in sovraimpressione, altrimenti proseguite a vostro rischio e pericolo. Nell'ultimo capitolo, dopo una serie di riflessioni e tentativi di conquistare le ragazze, Saburo e il suo compagno di avventure si trovano di fronte alla dura realtà. Nonostante il loro impegno e il corpo scolpito, nessuna delle ragazze sembra essere interessata a loro. Si sono allenati duramente, hanno cambiato fisico, ma alla fine ciò che conta davvero non è il corpo muscoloso. Il manga si conclude con una scena di consapevolezza. I due protagonisti si rammaricano della loro incapacità di relazionarsi sinceramente con le donne, ma si ritrovano a consolarsi bevendo, condividendo una risata e accettando che nonostante tutto non c'è niente di più soddisfacente che sentirsi a proprio agio col proprio corpo muscoloso. La conclusione, amara ma liberatoria, è che Saburo ha trovato una nuova passione per il bodybuilding. Anche se le ragazze non sono affascinate dal suo aspetto, lui non può fare a meno di continuare a coltivare il suo corpo, come una sorta di scudo per le sue insicurezze. Questo tema dell'autogratificazione e dell'importanza di essere fedeli a se stessi, nonostante le delusioni esterne, rimane comunque un messaggio potente e universale. Alla fine della lettura, un dettaglio che arricchisce ulteriormente la comprensione dell'opera è la postfazione degli autori. In essa il disegnatore riflette sull'esperienza vissuta nel settore del fitness, per cercare di rappresentare con maggior realismo e profondità cosa c'è dietro al culturismo. Parlando della preparazione fisica e psicologica necessaria per raggiungere il corpo perfetto, condivide il suo approccio pratico alla creazione del manga, svelando come abbia cercato di immergersi completamente nel mondo che ha descritto. In conclusione, Macho Max è un manga che mescola con abilità, ironia, realismo e riflessione sociale. Nonostante la sua breve e difficile storia editoriale, il manga merita decisamente di essere riscoperto. Se siete appassionati di storie che sfidano i tradizionali schemi del genere e affrontano tematiche come il bodybuilding e la riflessione su se stessi e il proprio corpo, questa è una lettura che vi sorprenderà. Vi invito a dare una chance a questa piccola gemma, che attraverso il suo umorismo sottile e la sua profondità emotiva sa andare oltre l'apparenza fisica per esplorare il vero significato di autogratificazione e accettazione di sé.